Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Antitrombina Ivaxalta Takeda Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 30 agosto 2021. Cos'è antitrombina Ivaxalta? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere antitrombina Ivaxalta durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è antitrombina Ivaxalta? Antitrombina Ivaxalta è un farmaco a base del principio attivo antitrombina I umana concentrata liofilizzata, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SPA. Antitrombina Ivaxalta può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Antitrombina Ivaxalta 1000 UI/20 ml Polv. Esolv. Persoluz. Perinf. 1 Flac. Non 1000 UI più 1 Flac. Solv. 20 ml più set. Antitrombina Ivaxalta 500 UI/10 ml Polv. Esolv. Persoluz. Perinf. 1 Flac. No 500 UI più 1 Flac. Solv. 10 ml più set. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Baxalta Innovations GmbH. Concessionario. Takeda Italia SPA. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Antitrombina I umana concentrata liofilizzata. Gruppo terapeutico. Eparine. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. La carenza di antitrombina I, congenita o acquisita, è legata ad un rischio aumentato di complicanze tromboemboliche e ad una ridotta o assente reazione all'eparina. Per questo motivo la somministrazione dell'antitrombina I è indicata per la profilassi e la terapia dei fenomeni tromboembolici dovuti a carenza congenita, in particolare in caso di intervento chirurgico, gravidanza o parto. Carenza acquisita, in particolare in caso di trombosi o rischio di trombosi in pazienti con sindrome nefrosica o enteropatie. Interventi chirurgici ed emorragie in pazienti con grave insufficienza epatica, soprattutto se questa richiede un trattamento sostitutivo con concentrati di fattori della coagulazione, complesso protrombinico. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento dei pazienti affetti da carenza di antitrombina. Posologia. Nelle deficienze congenite, il dosaggio deve essere individualizzato per ciascun paziente tenendo conto della storia familiare con particolare riguardo ai eventi tromboembolici, agli effettivi fattori di rischio clinico ed agli accertamenti di laboratorio. Il dosaggio e la durata della terapia sostitutiva nelle deficienze acquisite dipendono dal livello plasmatico di antitrombina, dalla presenza di segni di aumentato turnover, dalla patologia di base e dalla gravità della condizione clinica. La quantità da somministrare e la frequenza delle somministrazioni devono essere sempre basate per ogni singolo caso sull'efficacia clinica e sugli accertamenti di laboratorio. La quantità di unità di antitrombina somministrata è espressa in unità internazionali, UI, le quali sono correlate allo standard attuale dell'OMS per l'antitrombina. L'attività dell'antitrombina nel plasma è espressa sia come percentuale, relativa al plasma umano normale, sia come unità internazionali, relative allo standard internazionale per l'antitrombina plasmatica. Indicazioni specifiche per il dosaggio nella coagulopatia da consumo. Premessa: per un sufficiente dosaggio è la determinazione dell'attività dell'antitrombina I da effettuarsi prima di iniziare la terapia ed in seguito a brevi intervalli di circa 4-6 ore. Il livello plasmatico dovrebbe essere aumentato almeno all'80-100% del valore normale. Se l'attività si abbassa ad un livello inferiore al 70%, è necessaria un'ulteriore somministrazione.
Per il calcolo della dose si può applicare la seguente formula indicativa. UI di ATI da infondere uguale I di X kg di peso corporeo. ID uguale incremento desiderato di antitrombina II, differenza tra l'attività di ATI che si intende raggiungere e il suo valore basale. In caso si somministri contemporaneamente eparina, si deve tenere presente che l'azione di quest'ultima viene potenziata dall'antitrombina II, vedere il paragrafo 4.5. Indicazioni specifiche per il dosaggio negli altri stati carenziali di antitrombina II. In generale può essere somministrata una dose iniziale di circa 1500 UI e successivamente la metà della dose iniziale ad intervalli di 8-24 ore. Per stabilire la dose esatta è indispensabile la determinazione dell'attività dell'antitrombina II. Per il calcolo della dose si può applicare la seguente formula indicativa. UI di ATI da infondere uguale I di X kg di peso corporeo. 2. L'attività iniziale di antitrombina che si vuole ottenere dipende dalla situazione clinica. Quando c'è l'indicazione per la sostituzione dell'antitrombina, il dosaggio deve essere sufficiente per raggiungere l'attività di antitrombina desiderata e per mantenere un livello efficace. Il dosaggio deve essere individuato e controllato sulla base delle determinazioni dell'attività antitrombinica in laboratorio. Determinazioni che devono essere eseguite almeno 2 volte al giorno fino a che il paziente si sia stabilizzato, e poi una volta al giorno, preferibilmente immediatamente prima della successiva infusione. La correzione del dosaggio deve tenere in considerazione sia i segni di aumentato turnover dell'antitrombina, in accordo con i controlli di laboratorio, sia il decorso clinico. L'attività dell'antitrombina deve essere mantenuta sopra l'80% per tutta la durata del trattamento, a meno che caratteristiche cliniche non indichino un diverso livello effettivo. La dose iniziale usuale nelle deficienze congenite è di 30-50 UI/kg. Successivamente, la dose e la frequenza, così come la durata del trattamento, devono essere regolate sulla base dei dati biologici e della situazione clinica. Popolazione pediatrica. Non ci sono dati sufficienti per consigliare l'uso di antitrombina Baxalta nei bambini di età inferiore ai 6 anni. Modo di somministrazione. Il prodotto deve essere somministrato per via endovenosa. La velocità di somministrazione non deve superare 5 ml/min. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anamnesi di trombocitopenia indotta da eparina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità. Come con qualunque prodotto proteico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Eparina. La terapia sostitutiva con antitrombina durante la somministrazione di eparina in dosi terapeutiche aumenta il rischio di emorragia. L'effetto dell'antitrombina è fortemente potenziato dall'eparina. L'emivita dell'antitrombina può essere considerevolmente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere antitrombina Baxalta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere antitrombina Baxalta durante la gravidanza e l'allattamento? L'esperienza sulla sicurezza dell'uso di prodotti a base di antitrombina somministrati durante la gravidanza è limitata. L'esperienza sulla sicurezza dell'uso di prodotti a base di antitrombina somministrati durante la gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Antitrombina Baxalta non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Non ci sono dati disponibili su reazioni avverse da studi clinici sponsorizzati dall'azienda condotti con antitrombina Baxalta. Reazioni da ipersensibilità e anafilattiche sono state, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti finora sintomi da sovradosaggio di antitrombina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antitrombotici. Gruppo eparinici. Codice ATC. B01AB02.
L'antitrombina è una glicoproteina di 58 kd, costituita da 432 aminoacidi ed appartenente alla superfamiglia della serpina, inibitore della serina proteasi. Proprietà farmacocinetiche. Gli studi farmacocinetici sull'antitrombina hanno confermato una emivita biologica di circa 60 ore in situazioni normali o in caso di carenza congenita. Nella carenza acquisita il tempo di emivita è, dati preclinici di sicurezza. L'antitrombina IgI umana è un normale componente del plasma umano. Le prove di tossicità acuta hanno scarsa importanza e non consentono di valutare le dosi tossiche o letali, ed elenco degli eccipienti: polvere, glucosio, sodio cloruro, sodio citrato di idrato, tris, idrossimetil, aminometano, solvente, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di antitrombina IgI Baxalta a base di antitrombina IgI umana concentrata liofilizzata sono Ambinex, Atenativ, ATI Kedrion, Atked, Kibernin P. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.